Il rock è stato il genere di punta per tantissimi anni e la musica, come qualsiasi altra arte o qualsiasi altra moda, alla fine è ciclica, quindi tornerà il momento del rock sicuramente. Se saremo tra i primi ad averlo riportato, tanto di cappello, altrimenti saremo contenti lo stesso. Noi vediamo questo solo come un punto di inizio, questo ci sprona anzi a dare il massimo e di continuare a migliorarci e puntare sempre a obiettivi maggiori. Parlo per me personalmente perché io ho vissuto due grandi fasi durante il lockdown. La prima in cui ero proprio terrorizzato, in cui dicevo oddio però adesso non esco, non faccio, quindi che scrivo? Ed ero veramente molto preoccupato, molto impaurito, però poi in realtà ci siamo tutti quanti adattati, abbiamo cominciato appunto a mandarci giri di chitarra, pezzi di testo e mi si è sbloccato il cervello ed è diventata una fase completamente opposta ed era come appunto non posso uscire, non posso fare, sono chiuso in casa, tutta questa energia che io ho la devo incanalare nello scrivere, nel trovare testi nuovi, nel provare a fare roba nuova, nel provare a cambiare il linguaggio con cui scrivo, quindi sono vere entrambe le cose. La difficoltà era il fatto che ovviamente in primis non potevamo vederci tutti e quattro insieme, quindi comunque non c'era quella roba lì. Abbiamo trovato il nostro spazio, ognuno per conto suo, quindi comunque ci siamo riusciti a influenzare a vicenda anche magari in una situazione, in un contesto differente e ci siamo settati anche su quella roba lì in un certo senso, quindi abbiamo trovato comunque la cosa per una chiave, perché comunque è sì. stato un periodo ovviamente difficile per tutti quanti e noi comunque abbiamo dovuto prendere coscienza della situazione che stavamo iniziando a vivere, soprattutto appunto quando è iniziato il lockdown, i primi giorni, e quindi abbiamo automaticamente dovuto anche ragionare su una chiave nuova, un approccio nuovo di scrittura, quello a distanza appunto, e quindi comunque siamo riusciti a trovare una chiave che ha funzionato, fortunatamente. Secondo me è anche un po' difficile comunque parlare in termini così ampi di un'intera generazione perché ci sono talmente tante persone diverse che hanno personalità diverse, quindi è difficile un po' racchiudere tutto dentro a un'opinione, no? Però sicuramente sotto molti punti di vista e sotto molti temi, secondo noi comunque la generazione di oggi su molte cose sicuramente sta cercando di portarle in luce a una visione che comunque sta cercando di mirare a obiettivi migliori, ovvero magari di arginare comunque le discriminazioni che ci sono purtroppo. Sì. Non c'è una ricetta vera e propria per riconquistare il pubblico e non è neanche un discorso di rock o non rock, è semplicemente il fatto di essere in un certo senso proprio te stesso e a livello appunto artistico quello che cerchiamo noi è quello di far vedere anche che esiste quest'altro mondo qui, ovvero quello del suonato analogico attraverso gli strumenti, il fatto di essere una band, il fatto di magari far venire la curiosità o la voglia a un ragazzo della nostra età di andare in sala prova e comprarsi una chitarra e mettersi a casa con l'insegnante a studiare, a suonare, quindi non è che cerchiamo in un certo senso di conquistare quel pubblico, ma è più un discorso di noi siamo questa cosa qui e cerchiamo di farla vedere perché è effettivamente quello che siamo noi, cioè al 100%. Al di là di tutto questo la nostra cosa è semplicemente quello esatto di farci vedere che siamo siamo una band e siamo in quest'ottica qui. Diciamo che noi in generale poi pensiamo che anche a prescindere dal genere, il modo in cui noi lo viviamo è proprio cercare di dare il massimo per la creazione di un brano che ci soddisfi e in cui riusciamo ad esprimerci e mettere quella che poi comunque è la nostra identità musicale. Poi invece riguardo il genere, secondo noi anche comunque il fatto che magari la musica rock non possa andare, secondo noi è anche sbagliato perché la nostra visione è che dipende dal brano, no? Nel senso se un brano funziona, un brano è forte e alle persone piace, secondo me non è che uno non lo sente perché c'è un assolo, ha delle sonorità rock, alla fine è anche una questione che oggigiorno, soprattutto qui in Italia, purtroppo questa cosa degli strumenti analogici e di suonare come band si è un po' persa, nel senso nella musica mainstream di oggi non ci sono molti gruppi qui in Italia, però è anche quella è una realtà che esiste e magari il fatto che non ci siano non vuol dire che non possa funzionare. Che si può raccontare. Esatto. Questo è il problema. È un
po'... Poi noi siamo contro la censura. L'ultimo concerto che abbiamo visto a Londra, che poi è anche l'ultimo concerto che abbiamo visto In generale. realisticamente nelle nostre vite, è stato il concerto degli Yak, che sono un gruppo che sta facendo il suo in maniera abbastanza grossa a Londra. Era una cosa che non avevamo mai visto perché era nella palestra di una scuola, quindi proprio stile americano al 100%. E era grandicello, era 400-500 persone. E loro sono un gruppo veramente figo, cioè sono dei bei mattacchioni, fanno una musica molto spinta e poi hanno un modo di stare sul palco molto punk, molto trasgressivo, diciamo che tra strumenti lanciati, gente fatta salire e poi lanciata dal palco, e tipi della sicurezza del posto che li vanno a fermare e loro che continuano, è stato molto rock. Ci divertiti di molto, diciamo. Sì. Io non ho nessun vizio. Io Le gomme. Fino a 10 prima di spegnere la luce per andare a dormire. No, vabbè. Io non riesco a dormire tipo negli alberghi. Fanno la cosa che rimboccano le coperte sotto al materasso e io non Le tiri fuori? Non ce la faccio, io le devo per forza. Pure io tirare le tiro fuori, perché grande. sento che mi si strappano i tendini dei piedi. Aspetta, Cazzo che la parte dormi? in cui dormi. No, Io tutto, anch'io grande, anch'io tutto. No. Vabbè. L'unico vizio che mi viene in mente, ma non è inconfessabile, il fatto che mi dimentico sempre tutto in giro e magari non riesco a prendere la tacca, esatto, però. E io, this is Maneskin. Siamo tornati con il nostro nuovo singolo 20 anni e mandiamo un grandissimo saluto a tutti i nostri cari amici di Billboard. Dai andare un passo più avanti.